Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio portarvi nei meandri di un caso che anche recentemente, fino a 2 anni fa, ha fatto discutere l'Italia intera e mi sto riferendo proprio al caso di Alessia Pifferi. Un caso davvero sconvolgente, una persona malata di mente che ha fatto delle cose terrificanti. Ma partiamo subito dall'inizio. Alessia Pifferi abitava a Milano in via Carlo Parea nella zona di Ponte Lambro, un quartiere vicino all'aeroporto di Linate nella zona sud-orientale della città. Giovedì 14 luglio, e poi vi dico l'anno, uscì di casa poco prima delle 18 per raggiungere il suo compagno nella casa di Leffe, un comune in provincia di Bergamo. Ma sapete cosa fece? Lasciò a casa sua figlia da sola di soli 18 mesi senza avvisare nessuno. Alessia, una volta che è arrivata a casa del suo compagno, gli raccontò che sua figlia era al mare con la sorella. Una volta arrestata, ai magistrati disse che pensava di tornare a casa il giorno dopo. Invece rimase quasi una settimana lontano da casa. Infatti tornò soltanto il mercoledì 20 luglio poco dopo le 10 del mattino. A parte il fatto, raga, che comunque una piccola di 18 mesi a casa da sola non si lascerebbe mai per nessun motivo, ma nemmeno sola per 10 minuti. Comunque proseguiamo, perché durante un'udienza Pifferi disse che si era accorta subito che sua figlia non si muoveva e disse anche che tentò di rianimarla con un massaggio cardiaco e la portò subito dopo in bagno per lavarle anche il viso, i piedi, la testa, per cercare in qualche modo, di farla rinvenire. Ma subito dopo, vista e considerata la situazione, la prese, la mise a letto e le spruzzò dell'acqua in bocca. Ma solo in quel momento Alessia si rese conto che effettivamente la piccola fosse morta. Infatti uscì immediatamente di casa chiedendo aiuto a una vicina che ovviamente chiamò i soccorsi. Alessia fu accusata di omicidio pluriaggravato, che significa che le sono contestate diverse aggravanti come la premeditazione e l'aver agito in ambito familiare per futili motivi. Questo è un reato che in caso di condanna è prevista la massima pena, ovvero l'ergastolo. Ma andiamo adesso a parlare dell'autopsia di Diana Pifferi, appunto che è il nome di sua figlia. Infatti l'autopsia confermò che la piccola fu morta per disidratazione. Inizialmente i consulenti della procura dissero che sulla base dell'esame del capello alla piccola furono somministrate benzodiazepine, ovvero psicofarmaci che normalmente vengono usati per tenere sotto controllo ad esempio l'ansia, convulsioni e anche altre patologie di questo genere. L'accusa, di conseguenza a questi risultati, ipotizzò che la bambina fosse stata indotta da questi farmaci in una sorta di torpore, di sedazione, per evitare che la bambina, piangendo e urlando, chiedesse aiuto. Infatti sul comodino del letto dove fu trovata c'era una boccetta di N, un medicinale che contiene dell'orazepam, un principio attivo che appartiene al gruppo delle benzodiazepine. Tuttavia gli esami fatti durante il cosiddetto incidente probatorio, che sarebbe il procedimento con cui si anticipa e si acquisisce la formazione di una prova emersa durante le indagini prima del vero e proprio processo. Questi esami infatti rivelarono che nella bottiglietta d'acqua e nel biberon lasciato a Diana non c'erano composti tossicologici di alcun tipo. L'esame del capello della consulenza iniziale aveva individuato soltanto una potenziale contaminazione dovuta ai prodotti che utilizzava la madre. La madre aveva sempre negato di avere somministrato questo tipo di sostanze strane a sua figlia, salvo però il paracetamolo, che è il principio attivo della tachipirina e anche di altri farmaci. Gli avvocati di Pifferi sostengono che l'assenza di benzodiazepine, sia nel biberon che nella bottiglietta, dimostra che Alessia è sempre stata genuina nel suo racconto e, sul piano giuridico, che la premeditazione manca in realtà di fondamentali elementi concreti. A settembre, durante un'udienza, Alessia Pifferi ha raccontato che sua figlia nacque improvvisamente il 29 gennaio del 2021 nel bagno della casa del suo compagno in provincia di Bergamo. Alessia disse che non sapeva di essere incinta. La piccola, nata prematura, fu ricoverata per 1 mese e mezzo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Alessia disse anche questo, sentite: non sapevo chi fosse il padre, ancora oggi non so chi sia. Purtroppo per il suo compagno la piccola era un intralcio, diceva che le voleva bene ma non era vero.
Durante il primo interrogatorio aveva detto ai magistrati che le era già capitato di lasciare a casa più volte la piccola da sola. Però raga, vi sto per dire una cosa sconvolgente, perché non l'ha lasciata per 5 minuti, ma per il fine settimana, quindi per tutto il weekend intero, ovvero appunto per 2 giorni interi. Pazzesco, assurdo raga. Pensate che un'amica ha raccontato anche agli investigatori che una sera si fermò a dormire insieme ad Alessia Pifferi a casa del suo compagno e disse che Alessia aveva tenuto Diana nel passeggino. Non l'aveva portata a letto con lei, ma l'aveva lasciata lì tutta la notte da sola. Nell'ultimo anno il giudice per le indagini preliminari, ovvero il GIP, aveva respinto per 2 volte la richiesta per una consulenza neuroscientifica presentata dalla difesa, ovvero un esame per accertare che Alessia Pifferi fosse capace di intendere e di volere e quindi processabile. La terza richiesta è stata invece presentata dalla nuova avvocata Alessia Pontenani sulla base di una richiesta di parte. La consulenza era basata anche sulle osservazioni di 2 psicologhe nel carcere di San Vittore che, tra le altre cose, avevano riconosciuto in Alessia una scarsa comprensione delle relazioni di causa ed effetto e delle conseguenze delle sue azioni. Le psicologhe infatti erano arrivate a queste conclusioni grazie al test di Weiss, che è un test che serve per misurare praticamente il quoziente intellettivo di una persona. Secondo le relazioni delle 2 psicologhe, Alessia avrebbe un quoziente intellettivo molto basso, pari a 40 punti. Un punteggio tale infatti non le consentirebbe di accorgersi della sofferenza né di collocare nel tempo le conseguenze delle proprie azioni. Nel mese di ottobre, durante un'udienza del processo, il PM Francesco De Tommasi, che sarebbe l'accusa, si è opposto alla richiesta della perizia accusando le 2 psicologhe di aver manipolato Alessia Pifferi. De Tommasi ha pronunciato queste parole: a San Vittore è successo un fatto gravissimo, la rivisitazione dei fatti dal punto di vista del personale della struttura carceraria. L'effetto è stato quello di metterle in testa di non avere alcun tipo di responsabilità. Alessia Pifferi entra in carcere in una situazione in cui non esistono pregressi psichiatrici di nessuna natura che l'hanno mai riguardata nel corso della sua esistenza. A un certo punto diventa una persona che ha un quoziente intellettivo pari a 40. Ma nonostante il parere contrario dell'accusa, a novembre la Corte d'Assise di Milano ha infine commissionato ad un esperto una perizia psichiatrica che è stata consegnata alla fine di febbraio. Questa perizia, effettuata dallo psichiatra Elvezio Pirfo, perito del tribunale, ha accertato che il complicato quadro psichiatrico non è tale da far scemare in maniera significativa la capacità di intendere e di volere e né da minarne la capacità di stare consapevolmente in giudizio. Insomma, raga, secondo il perito Pifferi sarebbe capace di intendere di volere e come. Infatti, durante l'udienza di lunedì 4 marzo si discuterà proprio di questa perizia. Le consulenze psichiatriche sono anche al centro di un procedimento parallelo aperto dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, che rappresenta l'accusa nel processo principale. De Tommasi ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Fabrizio Felice di intercettare per 2 mesi le conversazioni in carcere tra Pifferi e le 2 psicologhe indagate per falso ideologico insieme all'avvocata Alessia Pontenani. Secondo De Tommasi, l'assistenza psicologica nei confronti di Alessia era ingiustificata e sarebbe stata una vera e propria attività di consulenza difensiva volta esclusivamente a creare, mediante false attestazioni, circa lo stato mentale della detenuta, l'andamento e i contenuti dei colloqui, le condizioni per tentare di giustificare la somministrazione del test psicodiagnostico. Rosaria Stagnaro, il pubblico ministero che insieme a De Tommasi era titolare del processo principale contro Pifferi, ha scoperto di questa indagine parallela soltanto a gennaio e soltanto dopo che la notizia fu stata pubblicata da alcuni quotidiani. Ma raga, mettete nei commenti, secondo voi è possibile che lei sia venuta a sapere di tutta questa cosa strana qua, di tutta questa indagine, come la chiamano loro, parallela, soltanto dopo la pubblicazione su quotidiani? Cioè, se lo sapevano i giornali, come può essere secondo voi che lei non sapesse niente? Mettetemi nei commenti magari voi cosa ne pensate. Anzi, e se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, attivate tutte le campanelle, iscrivetevi al canale e commentate. Ma ora andiamo avanti.
Pensate che anche le due procuratrici aggiunte, Alessia Dolci della direzione distrettuale antimafia, di cui fa parte De Tommasi, e Letizia Manella, non sapevano nemmeno loro nulla di tutto ciò. Ha fatto richiesta di rinuncia al caso Pifferi perché era stata tenuta all'oscuro dell'iniziativa del suo collega, ma chiedere la rinuncia in un processo così già avviato è un fatto davvero inusuale per un pubblico ministero. Il procuratore però, Marcello Viola, ha autorizzato la richiesta per contrasto insanabile tra i due PM. L'iniziativa del PM Francesco De Tommasi è stata molto criticata dalla Camera Penale di Milano, e non solo, ma anche dall'Associazione degli Avvocati Penalisti, che ovviamente discute con la magistratura e con altre istituzioni dei problemi della giustizia. Il 4 marzo la Camera Penale ha aggiornato un'attività di astensione dell'attività giudiziaria che, anche se non è un vero e proprio sciopero, produce effetti simili. Infatti avvocati e avvocate non lavoreranno proprio per protesta. L'unica eccezione infatti riguarda proprio i processi con i detenuti, come ad esempio quello in cui è coinvolta Alessia Pifferi, che ovviamente si terranno normalmente. Secondo la Camera Penale, questa indagine parallela viola diverse norme e avrà conseguenze che vanno ben oltre il caso in questione, perché non solo va a compromettere l'assistenza delle persone detenute, ma è un attacco diretto e illegittimo al ruolo della difesa. Infatti, per questo motivo la Camera Penale ha approvato una delibera per chiedere al procuratore Viola di assegnare altri pubblici ministeri sia al processo in corso sia per quanto riguarda questa indagine parallela. Ragazzi, alla fine della fiera sapete cosa è successo? Che Alessia Pifferi fu condannata al massimo della pena, ovvero il carcere a vita, appunto l'ergastolo. Ragazzi, anche per oggi questo video si conclude qui, noi ci vediamo prestissimo con il nostro prossimo video e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. A proposito, vi lascio qui il link di un video che secondo me vi piacerà moltissimo, perché andrà a parlare proprio di un caso terrificante che ha diviso praticamente l'Italia in due. Noi ci vediamo prestissimo al nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned!